Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere 5 idee per un regalo velocissimo last minute da fare all'uncinetto. Sono tutte idee semplici, adatte ai principianti e che si svolgono in massimo 2 ore. Partiremo da quelli più veloci per arrivare a quello un attimino un po' più lungo. La prima idea: avrete bisogno di una semplice maglietta, come può essere questa qua, adesso senza far vedere marchi o cosa, e potete andarla a personalizzare con diverse applique. Sul mio canale ne trovate tantissime, come questo fiorellino, c'è la casetta col cuore, il fulmine, le labbra, i baffi, ci sono un sacco di idee. Oppure si può anche semplicemente mettere l'iniziale del nome della persona a cui volete regalarlo, oppure magari fare, non so, Alessandra più Marco, sparo a caso, e fare A più M per un pensierino, oppure anche semplicemente accostare alla lettera una applique un pochino più piccolina. Vedete che tenerezza che è questo abbinamento. Questa è un'idea proprio facilissima, perché a fare l'applique ci metterete a dir tanto 20 minuti, perché sono tutte molto veloci e molto semplici, e poi potete decidere se cucirle alla maglietta o anche semplicemente utilizzare una colla per tessuti, ricordandovi, quando usate la colla per tessuti, di mettere qualcosa in mezzo alla maglietta, perché altrimenti vi si incolla anche dietro. E questa era la prima idea velocissima. La seconda sono questi portachiavi carinissimi, veramente teneri, stanno andando fortissimo sia sul canale che nei mercatini. E sul canale potete trovare il tutorial per il polipetto o medusa, decidete voi, la balena, che io ho fatto in azzurro e in giallo, e la ranocchia sia in versione portachiavi che in versione pupazzetto, diciamo un po' più grande. Anche queste qua ci mettete mezz'oretta a farle. Avete bisogno della ciniglia, degli occhietti, dell'imbottitura, un ago da lana e un gancetto portachiavi, oppure se volete fare solo il pupazzetto anche senza gancetto. Questo qua come pensierino, regalino, o anche semplicemente come chiudipacco in più. Mettete che gli regalate, che ne so, non so, una crema piuttosto che una crema per le mani, o dei cioccolatini, una cosa del genere, fate il pacchettino e poi lo chiudete con un regalino in più, una dolcezza in più. La terza idea ha sempre a che fare con i cioccolatini, i biscotti, insomma cose da mangiare. Potete realizzare questo cuore porta tutto. Ci potete mettere dentro anche altri regalini, caramelle, insomma quello che preferite. Questo l'avevo ideato ai tempi per San Valentino, ma in realtà poi mi sono resa conto che può essere adatto anche alla festa per la mamma, dei nonni, del papà anche. Qualsiasi occasione è un'idea carina per regalare magari un semplice pensierino, che può essere dei cioccolatini, dei biscottini, niente di particolare, ma metterli dentro a un qualcosa di realizzato a mano da voi, che comunque poi rimane una volta finiti i cioccolatini e la persona ci può mettere dentro quello che vuole. Anche ad esempio tipo i bigliettini di Natale conservati, insomma può diventare quello che vuole la persona che lo riceve. E anche questo vi serve solo la ciniglia e si realizza sui 20-30 minuti a seconda della manualità. Anche questo velocissimo. Andiamo su una cosa leggermente più strutturata e che implica un pochino più di tempo. Questo qua è un portatelefono, ovviamente, anche questo super di moda, sta andando veramente bene. Io faccio anche i corsi in cui uso questo come primo oggetto per principiante, quindi molto facile da seguire, da realizzare. Semplicemente se siete proprio principianti magari vi ci occorrerà un paio d'ore a realizzarlo. Se invece avete già una manualità, sapete già fare un po' i punti di base, eccetera,
lo fate tranquillamente in un'ora. Se invece siete abbastanza esperti o comunque non avete grandi difficoltà a fare catenelle e punti bassi, in 40 minuti, mezz'ora lo fate tranquillamente. Questo qua è perfetto sia per amiche, sorelle, mamme, papà, fidanzati, nonni soprattutto. Vedo che tantissimo vanno tra o le giovanissime che non hanno ancora voglia di portarsi dietro. In realtà copre un po' tutte le età, perché le giovanissime non hanno voglia di portarsi dietro borse, eccetera, vogliono solo il cellulare. La fascia intermedia che magari ha la borsa del lavoro in cui non trova mai il telefono, e io rientro in questa fascia, che vuole un qualcosa per avere sempre il telefono a portata di mano, e anche la fascia non ancora vecchia, ma leggermente più adulta, come può essere quella di mia mamma, che quando porta fuori il cane, eccetera, non vuole portarsi dietro nulla se non il telefono. E poi anche per gli anziani, quindi nonni e nonni bis, perché c'è anche chi ha il nonno bis, per insomma avere qualcosa, innanzitutto che gli ricorda nipoti e figli vari, ma che poi è utilissimo perché sono molto comodi, qualsiasi cosa succede hanno il telefono dietro e non devono muoversi, cercarlo, eccetera, ma ce l'hanno sempre addosso. Quindi questa è un'idea super versatile. Andiamo sull'ultima idea, magari vi allargo un po' in modo che la vedete un po' meglio. Sono andata su una roba un pochino più lunga, qua 2 ore vi ci vogliono tutte, ma è un punto veramente semplicissimo, adatto ai principianti. Se usate una lana non troppo rigida, è anche molto veloce da lavorare, perché comunque è una lana grossa, ed è fatto solo in maglie alte e catenelle. La resa è spettacolare, nel senso che vi dà la resa di un qualcosa di complicato, tra virgolette, sofisticato, elegante, ma è veramente facile da realizzare. Tuttavia, ecco, se tra tutte le opzioni che vi ho dato è quella che richiede un po' più di tempo, anche solo per una questione di lunghezza, perché deve arrivare a una certa dimensione, quindi un paio d'ore, 2 ore e mezza, se non siete proprio pratici, vi ci vogliono tutte. Quindi spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia risolto qualche incognita sui regali last minute e come sempre vi ringrazio per seguire tutti i miei tutorial. Trovate tutti i link dei tutorial di tutte le idee che vi ho realizzato, che vi ho mostrato in descrizione e comunque sul mio canale. Vi ricordo di iscrivervi per non perdere neanche un video, e per chi vuole c'è la possibilità di sostenere il canale abbonandosi. Vi ringrazio e come sempre, ciao!